con i curatori e con i grafici siamo partiti da una premessa per noi molto importante, quella di voler pubblicare un libro, un oggetto destinato a rimanere nel tempo. Dovevamo infatti raccontare la nostra storia, i primi 10 anni del Maxi, e volevamo farlo con un oggetto che avesse un suo carattere sperimentale. Naturalmente è un catalogo che riflette la mostra, che consiste infatti racconta su 10 anni di storia del museo attraverso diversi stemmi di relazione, diciamo. Comincia con una timeline. La timeline è un elenco di tutte le nostre attività, quindi non soltanto mostre, performance, dibattiti, eventi di approfondimento, la nostra storia, la storia dei primi 10 anni del Maxi. Parallelo a questo c'è un sistema di iconografia di Atlanta sotto 5 grandi temi. Non ci interessava soltanto raccontare la storia del Maxi, ma creare proprio delle mappe concettuali che potessero coinvolgere anche degli autori esterni. Infatti il libro si arricchisce degli importanti contributi di storici dell'arte, filosofi, teologi, chiamati a raccontare, a vedere la nostra storia dal loro punto di vista. Ecco quindi che il libro si apre verso l'esterno e si disegna una mappa sempre più complessa di un Maxi che si compone di stratificazioni, di un Maxi che è sempre più magmatico. Il carattere sperimentale di questa pubblicazione si può percepire anche solo dalla copertina ad una prima occhiata. Infatti notiamo che la rilegatura è una rilegatura a vista che permette di stimolare proprio i sensi del lettore, che può scorrere e passare le proprie dita sul dorso ed entrare in contatto con la trama della carta. Un altro aspetto per noi molto significativo era proprio la decostruzione della copertina in senso classico. Un libro grande come questo avrebbe richiesto probabilmente una copertina cartonata, una copertina con le bandelle. Noi abbiamo lavorato in modo molto diverso, abbiamo deciso di fare esplodere la copertina, di moltiplicarla in un certo senso. Okay, so we were asked to make an exhibition design for A Story for the Future, which had actually three narrative lines. One is chronologically, one is according to theme, and the third one was to create kind of environments in which staff and artists tell their stories, and there was also a request for a reading room. What we did was to create a very straight highway-like space in which banners represented the chronology of these 10 years Maxi, so all the important things that Maxi organized and experienced in all these years. And in these niches you came in an environment of color, yellow, pink, blue, in which different films and videos were shown. And one of these niches was very white, with white table, white books, white everything, in which you could read all the catalogs of the Maxi of the last 10 years.